Buongiorno a tutti. Siamo qui con il professor Gianmatteo Corrias. Ciao Matteo. Ciao Mauro, ciao a tutti. Non per fare una delle nostre solite chiacchierate che ovviamente riprenderemo, ma per parlare questa volta di un oggetto concreto, un oggetto che tra l'altro so che molti di voi attendono, anche perché in questo canale Gianmatteo Corrias è conosciuto, apprezzato, molto stimato, lo vediamo dai commenti che riceviamo e quindi io sono contentissimo veramente di presentare questo che è non fresco, ma freschissimo, nel senso che va in stampa proprio nel momento in cui noi stiamo parlando e quindi poi diventa immediatamente disponibile, ma avremo modo adesso di parlarne. Quindi io sono molto contento di presentare questo libro. Però, siccome questo canale sta crescendo ad una rapidità incredibile, ci sono molti, ovviamente, nuovi arrivati ogni mese che non conoscono il professor Corrias. E allora qualche parola in più la vorrei dire rispetto alla presentazione che già avevo fatto nel corso dei nostri video. Quindi, dottore di ricerca in civiltà dell'umanesimo e del Rinascimento presso l'Università degli Studi di Firenze. Parte delle ricerche svolte presso l'École pratique des hautes études di Parigi. Autore di molti altri libri di cui abbiamo parlato già nei video precedenti, li abbiamo fatti vedere, quindi Dei e religione nell'antica Roma, Esoterismo e culti misterici nell'antica Roma, Gli dei di Roma antica, Il divino e il sacro nell'epoca arcaica. Ha collaborato per la parte linguistica alla realizzazione di un corso multimediale di latino, Atticus, pubblicato da Pearson in Italia. Fa parte del comitato scientifico della rivista di studi storici, architettonici e filologici Aristana. Ha collaborato alla realizzazione di diversi prodotti multimediali, tra i quali anche, per esempio, ha fornito la consulenza per un programma che è stato trasmesso dalla 7, Una giornata particolare, Giulio Cesare. E poi, come sapete, almeno per chi segue i nostri video, collabora come esperto latinista nella questione relativa alle cosiddette dimissioni di Papa Benedetto XVI. Ecco, questo mi interessava dirlo perché stiamo per parlare di un testo veramente importante, di un testo che non esito a definire accademico, un testo che dovrebbero leggere, secondo me, non soltanto coloro che sono interessati alla storia dell'antica Roma, perché i concetti che sono contenuti qui riguardano veramente la storia dell'umanità, soprattutto nella parte relativa ai rapporti arcaici tra l'umanità e le cosiddette divinità. E quindi questo è un concetto importantissimo che interessa tutti, è un libro per studenti e per docenti, parlo sia di scuole superiori che di università, ed è un libro per tutti i curiosi e noi sappiamo che la curiosità è ciò che ci muove, ciò che ci spinge. Devo dire, premetto una cosa, oggi dovrò mettere in atto tutto il mio sistema di frenaggio interno, perché siccome ho avuto il privilegio di leggere, e ti ringrazio, questo libro già dalla prima stesura, insomma, mentre leggo delle cose mi vengono da dire, da fare un sacco di considerazioni, però oggi prometto di stare bravo. Oggi parliamo del libro. Libro che fin dal titolo, è un saggio ovviamente, suggerisce proprio la scelta di una prospettiva precisa per quanto riguarda la religione romana antica, però non solo, come ho detto prima, la religione romana antica. E questa prospettiva è in realtà l'assenza di quello che è invece un elemento distintivo, fondamentale, imprescindibile delle religioni moderne, cioè la fede, il credo in qualcosa che non vedo, credo in qualcosa che non conosco. Là era assente. È corretta questa impostazione?
Sì, certo, è corretta. Il titolo, infatti, è piuttosto esplicito da questo punto di vista. Abbiamo deciso di intitolare il saggio Prima della fede. A questo che è il titolo si accompagna un sottotitolo che è ugualmente piuttosto utile nella sua capacità esplicativa, che è Antropologia e teologia del culto romano arcaico. In effetti, fin dal titolo, ho deciso di collocare il lettore, o almeno provare a collocare il lettore, in maniera immediata all'interno della specifica prospettiva interpretativa che ho adottato nello studio della fenomenologia religiosa dell'arcaismo romano, perché anche questo saggio, come i miei precedenti, si occupa prevalentemente di quella porzione, diciamo così, della storia romana che in genere risulta meno osservata proprio perché è più difficile a partire dalla quantità piuttosto esigua di fonti che ce ne restituiscono l'immagine della storia romana, che è appunto l'arcaismo, i primi 2 secoli e mezzo della storia dell'Urbe, l'epoca monarchica, per così dire. E qual è questa specifica prospettiva che ho adottato appunto nell'osservazione del fatto religioso nella Roma arcaica? In realtà non è una prospettiva nuova, nel senso che è in gran parte debitrice degli studi di antropologia culturale, che a partire dal lavoro del grande Raffaele Petazzoni proponeva questa distinzione piuttosto netta tra religioni antiche, come le chiama lui, e religioni moderne, come appunto anche tu hai definito il cristianesimo, che è la religione moderna più vicina appunto alla nostra civiltà, alla nostra sensibilità. Quale sarebbe la differenza sostanziale tra le religioni antiche, quali per esempio la religione romana, appunto, ma anche quella greca, quella vedica, quella avestica, le religioni dell'America precolombiana e così via? Fondamentalmente le religioni antiche, secondo appunto la lettura antropologico-culturale, sono prive di un nucleo dogmatico di riferimento al quale aderire. La prospettiva all'interno della quale si colloca il discorso dei sistemi cultuali arcaici è poi di carattere evidentemente immanentistico, e questo sia dal punto di vista della funzione delle religioni arcaiche, che erano sostanzialmente, diciamo in maniera molto semplice, dei sistemi di regolazione dei rapporti tra gli uomini e gli dei di riferimento, sia anche, e direi forse soprattutto, nel modo in cui le religioni arcaiche caratterizzano i loro dei, quelli che per comodità, diciamo così, chiamiamo con questo termine, il cui carattere evidentemente è quanto mai distante dall'immagine che poi le teologie, diciamo così, avrebbero elaborato delle divinità. E soprattutto, appunto, e qui arriviamo proprio al titolo del saggio, Prima della fede, le religioni arcaiche erano fondamentalmente estranee ad ogni prospettiva di tipo fideistico. Ora, già da tempo l'antropologia culturale ha puntato la propria attenzione sul concetto della fede, e soprattutto appunto in relazione allo studio di sistemi culturali come quello romano. E in particolare mi viene in mente il lavoro di un antropologo che si chiama Rodney Needham, che nei suoi lavori riesce a dimostrare fondamentalmente che il concetto di fede, che noi sulla base della nostra attitudine culturale tendiamo a interpretare come qualcosa di innato nell'essere umano, quasi come una sorta di effetto del nostro patrimonio genetico, diciamo così. In realtà non è un'attitudine naturale, ma è qualcosa che noi acquisiamo attraverso la cultura nella quale siamo immersi. In particolare, secondo Needham, l'atteggiamento della fede sarebbe il risultato delle particolari trasformazioni che i dogmi dell'incarnazione, della redenzione e della risurrezione nel cristianesimo avrebbero prodotto. Insomma, la religione romana è una religione, come tutte le religioni arcaiche, estranea a questa dinamica, che è la dinamica dell'adesione a un nucleo di asserzioni di tipo dogmatico per fede. Se questo aspetto del mio lavoro in questo libro non è stato, diciamo così, innovativo dal punto di vista dell'impostazione, però c'è un elemento che invece qui, per quanto io posso dire sulla base dei miei studi, delle mie letture, risulta francamente innovativo, ed è anche la vera proposta esegetica, interpretativa
che sostanzia anche il mio lavoro. E cioè, io ho cercato di leggere l'arcaismo romano e la fenomenologia religiosa dell'arcaismo romano alla luce dell'acquisizione di un fondamentale strumento storico-critico, diciamo così, stabilito, e questo è interessante, non dalla storia delle religioni, quanto piuttosto da discipline come la psicolinguistica, la linguistica storica o addirittura la psicologia sperimentale, e cioè il concetto, lo dico in tedesco perché così è stato battezzato per la prima volta da Karl Jaspers, questo concetto di Achsenzeit, cioè possiamo tradurre epoca assiale. Ora, per chi segue il canale, noi abbiamo già dedicato un intero video, un video anche piuttosto lungo a questo fatto della rivoluzione assiale, così l'abbiamo chiamata. Quindi qui non posso evidentemente che richiamare gli aspetti essenziali del discorso. Fondamentalmente Jaspers metteva in evidenza come esisterebbe, diciamo, un periodo della storia universale che i cui estremi lui individua tra il IX e il III secolo a.C., durante il quale a livello planetario, in tutte le culture, in tutte le civiltà attestate, evidentemente, si sono prodotte delle trasformazioni a tutti i livelli, quindi a livello politico, economico, culturale, artistico e religioso, appunto, di tale profondità da mutare in maniera irreversibile l'aspetto stesso di quelle civiltà. Alla base di questa trasformazione ci sono evidentemente delle questioni legate alla storia della coscienza, alla storia della cognizione, delle capacità cognitive dell'essere umano, che avrebbe in questo periodo, lo dico veramente in maniera molto sintetica, ma il discorso, come si può intuire, è piuttosto articolato, avrebbe strutturato delle abilità di tipo logico, di tipo categoriale e di tipo astrattivo che prima non aveva. È evidente che le ricadute sul piano della storia delle religioni di un discorso come questo, che appunto gli autori che potremo citare come Walter Jackson Hong, Julian James, i linguisti Milman Perry e Eric Havelock, o gli etnologi quali Alexander Romanovich Luria, i cui lavori io cito nel mio saggio, appunto dimostrano su base sperimentale. Ecco, appunto, è possibile intuire quale sia la portata delle ricadute sul piano della storia delle religioni di un discorso come questo. Per dirla proprio nella maniera più chiara e più semplice possibile, le religioni arcaiche, chiamiamole ora pre-assiali, precedenti cioè a questa rivoluzione assiale, e quindi tutte le religioni antiche, come le avrebbe chiamate Pettazzoni, erano costitutivamente incapaci di tematizzare una dimensione metafisica, una dimensione trascendente. Dimensione metafisica e trascendente che poi invece diventa centrale, diventa il fulcro delle religioni moderne, ad esempio del cristianesimo. Ecco, alla luce di questa particolare prospettiva, io ho cercato, nei capitoli di questo saggio, di osservare la religione romana. Benissimo, e qui veramente devo esercitare, come dicevo prima, i miei freni, perché avremmo da parlarne veramente per moltissimo tempo. Tra l'altro c'è una cosa che ci accomuna in questo libro, la voglio dire, il fatto che è pubblicato dalla casa editrice Tutti, che è la stessa che ha pubblicato La Bibbia nuda e The Naked Bible, che hanno un grande successo, per cui io veramente, lo sai, di cuore ti auguro di avere un successo superiore, addirittura, perché veramente ne sarei felicissimo. Senti, ma io, come dicevo prima, l'ho letto, però scorrendo l'indice, no, si capisce che veramente tu hai trattato una grande varietà di temi che vanno da, come dire, contenuti di carattere più generale, come ad esempio alla caratterizzazione che hai fatto del cultus deorum, o a temi più specifici come mi viene in mente il sacrificio umano, oppure addirittura dei rituali che mi viene da definire, come dire, curiosi, un po' bizzarri, come la fumigazione, i riti di fumigazione, su cui anche qui ci sarebbe un sacco da dire, i culti di maledizione, addirittura il culto degli escrementi. E qui avrei una domanda da farti, ma prima
a proposito di fumigazione, permettimi di dire due parole sulla copertina, perché so essere stato oggetto di un lungo e articolato studio per riuscire a concentrare effettivamente l'ampiezza dei contenuti del tuo libro. Perché qui c'è una divinità che in un modo che mi viene da dire paradossalmente, contemporaneamente gentile, elegante ma crudele, spinge l'uomo al sacrificio, cioè al sacrificio umano, per poi arrivare alla produzione delle fumigazioni e di quant'altro serviva agli dei di cui tu parli poi all'interno di questo libro. Ma quindi in realtà all'interno dell'ampiezza dei temi che tu tratti, qual è il disegno complessivo del libro? Sì, bene, diciamo che il libro unisce da un lato la necessaria intenzione sistematica che è indispensabile per strutturare un discorso che voglia perseguire un obiettivo unitario. Dall'altra però io ho cercato di tenere presente anche che la lettura deve essere fondamentalmente piacevole e quindi mi sono concesso, diciamo così, il piacere della divagazione. E in effetti l'organizzazione della materia all'interno del libro risente proprio del piacere, dell'esplorazione di aspetti anche piuttosto diversi del dispositivo culturale romano, che era davvero piuttosto complesso, soffermandomi anche, come osservavi tu, su aspetti che sono, almeno alla nostra sensibilità, piuttosto curiosi, persino bizzarri, come tutto ciò a cui tu ti riferivi prima, dall'azione sacrificale, i sacrifici umani, i culti di fumigazione, addirittura culti di carattere escrementizio legati a particolarissime divinità, i rituali di maledizione e così via. Credo però che dalla lettura nel suo complesso emerga in maniera abbastanza chiara e abbastanza definita un quadro piuttosto dettagliato, diciamo così, della natura, dei meccanismi, del carattere, dei paradigmi che sottendono la religione romana. Ecco appunto, come esplicita il sottotitolo che citavo anche prima, eh, l'obiettivo ultimo di questo lavoro è quello di delineare in maniera chiara l'antropologia da un lato e dall'altro la teologia della religione romana arcaica. Ecco, senti, ma a proposito di questo, questo libro qui ha una caratteristica, nel senso che ovviamente viene letto dall'inizio alla fine come qualsiasi libro, però è strutturato in modo tale da poter essere anche un testo di consultazione. Cioè, nel senso che ci sono dei singoli temi, non so, leggo ad esempio il sacrificio come nutrimento per gli dei, il vino e l'incenso, le osservazioni sul sacrificio umano e così via, che quindi possono essere consultati separatamente l'uno dall'altro. E quindi questa è una caratteristica fondamentale. Poi tu parlavi di teologia, ma in che senso è possibile, se è possibile, parlare di teologia nella cosiddetta religione arcaica romana, che è lontanissima, aliena, chiariamoci bene, da evitare equivoci, aliena vuol dire distante da, contraria a ogni sistema di dogmatizzazione o di creazione di un sistema di fede. È possibile parlare di teologia? Sì, allora ti devo dire che da questo punto di vista questo saggio è in un certo senso il risultato di un approfondimento, di una più attenta meditazione anche proprio sulla questione specifica di una teologia del culto romano arcaico. Perché? Diciamo così, è evidente che se noi intendiamo il termine teologia, nell'accezione che poi questo termine ha assunto ehm, nella moderna sensibilità, in riferimento soprattutto alle religioni moderne e al cristianesimo in particolare, e quindi se intendiamo il termine teologia nel senso di un discorso sistematico sulla dimensione trascendente, sulla dimensione divina di un Dio poi con le caratteristiche che esso ha nella religione cristiana, ebbene è evidente che non c'è spazio per la teologia all'interno di una religione come quella romana, arcaica. È vero però che un sistema cultuale così meticolosamente regolato,
così attentamente strutturato, con delle caratteristiche e delle costanti anche così ricorrenti, è evidente che deve pur basarsi su delle convinzioni, su delle persuasioni relative alla natura degli dei, alle loro esigenze, alle loro caratteristiche, alla natura dei rapporti tra gli uomini e le divinità, che se non sono teologia in senso sistematico e senso metafisico, tra virgolette, sono però a tutti gli effetti teologia in senso etimologico, cioè i romani, sebbene in maniera implicita, quindi non esplicita, e mai esplicitarono le loro convinzioni sugli dei, i romani avevano delle convinzioni sulle loro divinità, delle convinzioni che emergono più o meno carsicamente proprio attraverso l'osservazione delle manifestazioni del sacro a Roma e del religioso a Roma. Per essere proprio sintetici, diciamo che queste caratteristiche, questa teologia implicita, come l'abbiamo chiamata, che i romani avevano e che sostanzia poi tutto il dispositivo cultuale, Roma le condivide con tutte le altre religioni arcaiche. E quindi diciamo pure che gli dei erano potenti, ma non onnipotenti. Anzi, a Roma in particolare si vede come avessero un campo d'azione piuttosto limitato, delle competenze specifiche, organizzate, come già dimostrato magistralmente Georges Dumézil nei suoi studi, organizzate secondo un criterio di tipo funzionale, quindi gli dei erano proprio suddivisi sia gerarchicamente sia da un punto di vista delle competenze specifiche, fino ad arrivare a delle competenze anche molto puntuali. È il caso di tutti quegli dei che a Roma si chiamavano indigetes, che si occupavano di quasi frammenti della vita della società. La riflessione sul dispositivo cultuale poi evidentemente permette di mettere in evidenza anche quelli che erano i bisogni, le necessità di queste divinità. In particolare lo studio del sacrificio consente proprio di evidenziare qual era lo scopo a cui l'azione sacrificale, cioè l'offerta di un bene alimentare alle divinità, era tesa a perseguire e quale tipo di gratificazione questa azione voleva raggiungere per le divinità. Noi scopriamo addirittura, ma qui non voglio anticipare troppo per non rovinare il gusto della lettura, che il sacrificio non era solo gradito agli dei, ma potremmo spingerci a dire che il sacrificio era necessario per la sopravvivenza stessa degli dei. E questo non lo dico sulla base di una illazione o di una facile deduzione, ma lo dico sulla base delle fonti che nel libro mi preoccupo di osservare, di repertoriare, di presentare all'attenzione del lettore. Tra l'altro chiudo osservando che anche la recentissima critica storiografica sulla religione romana, in particolare mi voglio riferire ad alcuni studi della studiosa Francesca Prescendi, è approdata a questa stessa convinzione. Gli dei avevano bisogno del sacrificio per il loro nutrimento e il sacrificio offriva nutrimento agli dei. E qui si apre veramente un campo vastissimo, no? Perché il collegamento tra appunto quello che tu diciamo tratti in modo specifico in questo saggio e le altre religioni arcaiche, in mente quella vedica, comunque quelle dell'Estremo Oriente, o in mente quella stessa israelitica a cui tu peraltro fai riferimento, rimandano proprio allo stesso tipo di concetto, con anche dei collegamenti precisi. Penso ad esempio all'incenso. Tu tra l'altro appunto dedichi un capitolo a vino e incenso, all'incenso per i romani e al Ketoret per gli ebrei. Penso all'uso della cenere nel sacrificio dei forcidia, lo si può mettere in parallelo con il sacrificio della vacca rossa descritto nella Bibbia. Però nel sottotitolo del libro, al di là del discorso appunto della teologia che è chiaro non può essere applicata se intesa così come la viene intesa ad esempio nel cristianesimo, ma tu nel sottotitolo che recita Antropologia e teologia del culto romano antico fai appunto riferimento ad una precisa antropologia. Ci puoi dire qualcosa ancora in merito a questo? Sì, credo che questo sia un altro aspetto di novità di questo saggio rispetto alla letteratura critica disponibile, perché come nel caso della teologia,
del culto romano, che, come abbiamo detto, si deve recuperare per via inferenziale, cioè attraverso l'osservazione, lo studio delle fonti e lo studio soprattutto delle azioni rituali. La stessa cosa si possa fare sul piano antropologico, cioè la sintassi cultuale, chiamiamola così, cioè il modo in cui i romani celebravano la loro ritualità, consente di recuperare anche delle precise informazioni relative al modo in cui i romani immaginavano, per esempio, la psicofisiologia del corpo umano, il modo in cui cioè l'uomo era costruito nella sua dimensione complessiva. Ci sono alcuni esempi che potremmo fare che sono davvero, davvero illuminanti. Ad esempio, in riferimento ai culti resi a divinità di natura escrementizia, penso in particolare al culto di un dio che i romani chiamavano Stercutus e di cui discuto appunto nel libro, che da alcune fonti è stato interpretato come un cognomen rituale di Saturno, ma che altre fonti invece autorizzano a ritenere come una divinità autonoma. Ecco, lì è chiaro che la necessità che si impone è quella di ragionare sul modo in cui i romani intendevano le deiezioni umane. Quello che emerge da questo studio, mi rendo conto, piuttosto particolare, anche piuttosto bizzarro, ma la cui necessità si impone a partire proprio da ciò che si osserva nelle fonti, ciò che emerge è che i romani consideravano gli escrementi come una manifestazione di una delle porzioni costitutive fondamentali dell'essere umano, cioè quella che i greci chiamavano phimos. Il phimos, lo dico in maniera molto, molto sintetica, ma evidentemente il discorso potrebbe essere sviluppato in maniera indefinita. Il phimos era presso i greci, i romani, ma non solo, considerato come la sede della coscienza emotiva, dell'autopercezione cosciente dell'individuo. Tra l'altro io qui lavoro anche attraverso lo studio dell'etimologia e delle radici e phimos è possibile collegarlo con una parola latina che è fimus. Il fimus è appunto il letame. Allora, evidentemente, nel modo in cui i romani si rappresentavano il funzionamento dell'organismo umano, gli escrementi erano un prodotto di questa parte molto specifica della persona, dell'individuo umano, che è appunto il thumos. A confermare questa intuizione, evidentemente, i romani ponevano il fatto che per concimare i campi ciò che si può utilizzare è proprio questo particolare elemento. Ancora, citavi il vino. Il vino ha un ruolo essenziale nella sintassi sacrificale, cioè nel modo in cui i romani celebravano il sacrificio, perché ricorre in due momenti molto importanti del sacrificio, cioè nell'azione preliminare, in quella che si chiamava prefazio, che serviva a convocare le divinità, e poi nella immolazio. E il ruolo del vino era proprio quello di consacrare la vittima, voglio dire, sancendone la destinazione divina. Ebbene, le fonti, in particolare mi viene in mente un passaggio piuttosto esplicito, sorprendentemente direi esplicito, di Petronio, che dice vita vinum est, la vita è vino. Bene, il vino nella sensibilità romana, anche in quella greca, era associato a un altro elemento costitutivo del corpo, che era la psyche, così la chiamavano i greci. La psyche, ne abbiamo parlato anche altrove, penso per esempio al video sulle corna divine di qualche mese fa, era invece collegata alla presenza di liquidi chiari, i liquidi chiari all'interno del corpo umano. Liquidi chiari che sarebbero il supporto materiale dello spirito vitale, quello che potremmo definire spirito vitale. Anche qui, con tutta probabilità, erano considerazioni di carattere empirico a guidare questa particolare interpretazione dei romani, perché è evidente che la vita è collegata al cervello, è collegata all'emissione seminale, addirittura si trasmette attraverso l'emissione seminale e così via. Quindi ecco, anche da questo punto di vista, studio che io ho condotto consente di illuminare degli aspetti della concezione che i romani misero in atto nel momento in cui strutturarono il proprio dispositivo cultuale, che non è così facile trovare indagati, ecco, nella letteratura critica che si è occupata del culto romano arcaico.
È per questo che io spero veramente che i futuri lettori siano tanti, ma lo spero per il loro bene, cioè per la loro cultura, perché questo rappresenta veramente un passo in più nel cammino della curiosità, questo libro, questo saggio, verso la conoscenza della possibile vera storia dell'umanità, ma soprattutto della possibile vera storia del rapporto tra gli uomini e le cosiddette divinità. Leggo solo 2 righe dalla quarta di copertina che sono estremamente significative, sono state scritte da Arnobio di Sicca, siamo nel IV secolo, era originario dell'Africa proconsolare. Fate in modo, per favore, che gli dei mortali bevano, tirate giù calici, coppe, piattini e vasi, e giacché si ingozzano di tori, pietanze grasse e cibi succulenti, soccorreteli, accorrete affinché qualche boccone male ingurgitato non si blocchi nell'esofago. Cioè siamo veramente ad un livello, se vuoi sarcastico, ma di concretezza, che è davvero impressionante. E quindi è proprio questo, questo ci dà l'idea di ciò che i futuri lettori troveranno nel tuo libro, del quale torneremo assolutamente a parlare, perché appunto, come ho detto all'inizio, ci sono tantissimi riferimenti, e quindi questo libro, che si occupa in modo specifico e molto originale della religione arcaica romana, è in realtà collegabile con quel che succedeva, come dicevi tu prima, nelle religioni pre-assiali, cioè quando il rapporto con le divinità era di un certo tipo. Quindi non mi rimane altro che dire appunto che non si può, lo so, sembra una frase fatta, ma io lo dico veramente col cuore, non si può non prendere in considerazione questo libro, non si può non averlo. I modi per averlo si trovano nella descrizione del video, una pagina di approfondimento si trova anche nel mio sito maurobiglino.com, e quindi non mi rimane che dire buona lettura a tutti, perché veramente è una lettura che arricchisce, una lettura molto piacevole, una lettura che ci porta moltissime informazioni, ma soprattutto che crea moltissimi stimoli per le persone curiose. E questo è, secondo me, l'aspetto fondamentale, perché sono stimoli motivati da contenuti precisi, contenuti che si rifanno alle fonti, e questo è fondamentale. Quindi Matteo, io ti ringrazio come al solito, noi tanto poi ci rivedremo per proseguire con i nostri video, e quindi se vuoi salutare insomma gli amici che tanto giustamente ti apprezzano. Certo, io saluto tutti e vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione che vorrete dedicare al mio lavoro. Quindi saluti a tutti e buona lettura. Benissimo, a me non rimane che dire come al solito, grazie, ciao e alla prossima, ma intanto spero che prima della prossima voi abbiate letto questo libro. Ciao a tutti. Buone feste a tutti.